Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti energetici inerenti al lavoro e alle finanze per il mese di giugno. Iniziamo con il segno del cancro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che vi spiega come unire più oroscopi, è proprio una guida, vi spiega anche gli ascendenti, le linee di tempo. Sempre nella descrizione trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la parte riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Cari amici del cancro, iniziamo con un 3 di coppe, un 2 di denari, un cavaliere di spade, un 2 di bastoni e la regina di coppe. Bene, il 3 di coppe mi dice che c'è qualche cosa di cui festeggiare, qualche cosa per cui festeggiare, è una carta di amicizia, appunto, di celebrazione, di risultati raggiunti anche. È una carta che parla anche proprio di amici, di amicizie. Abbiamo però poi questo 2 di denari al contrario. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi, ma di solito quando c'è un 2 di denari al contrario è come se si stesse, diciamo, uscendo da una certa dinamica. Il cavaliere di spade potrebbe essere una persona, ma potrebbe anche essere la vostra attitudine, quindi magari un'attitudine determinata, decisa, ehm, per quello che riguarda il vostro lavoro, il vostro progetto, insomma. C'è una forte determinazione nell'andare avanti. Terminiamo poi con un 2 di bastoni e la regina di coppe e potrebbe essere che ci sia una fase, insomma, di giugno dove siate un attimino indecisi su che tipo di atteggiamento ehm, assumere, magari proprio nell'ambiente lavorativo. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 3 di coppe. Mm. Interessante perché c'è un altro 3 di coppe. Allora, abbiamo un cavaliere di coppe, un 3 di coppe e il diavolo al contrario. Ehm, allora, o vi siete liberati, o meglio detto, vi libererete di qualche vincolo, di qualche questione che vi fa sentire un po' stretti, un po' vincolati, o è come se qualcuno si togliesse dalle scene e per cui c'è da festeggiare. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Cavaliere di bastoni e giustizia. Allora ragazzi, potrebbero essere dei colleghi qui. Se fosse un'azienda familiare potrebbe essere tipo un fratello, un cugino, una cosa di questo genere. Però ho come la sensazione che qui ci sia qualche cosa che vi blocca letteralmente nel mese di giugno. Tenete presente che avete il 2 di pentacoli e anche il diavolo. E quindi è come se ci fosse qualche questione che deve essere regolarizzata. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Perché avete tre cavalieri, bastoni, coppe e spade. Qui abbiamo la luna e un 7 di 7 di coppe, scusate. Ehm, Ho come la sensazione, ragazzi, che qualcuno qui vi farà un po' vedere lucciole per lanterne. Vi farà vedere una cosa per un'altra. Tenete presente che quando c'è la luna e il 7 di coppe si parla di proiezioni, si parla anche di paure, molte volte, che ritornano a galla.
Mm. Sì, è come se ci fosse qualche peso, qualche questione da dovervi lasciare indietro con questo 10 di bastoni e probabilmente il 2 di bastoni è qui perché non sapete esattamente quale cosa lasciare indietro. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Regina di bastoni e asso di bastoni. Allora, ragazzi, ho come la sensazione che... allora, fate caso. 3 di coppe, 3 di coppe. 1, 2, abbiamo 3 cavalieri e qui c'è un'indecisione tra 2 donne. Quindi è come se ci fosse qualche energia intorno a voi che cerca in un certo senso, diciamo, di abbracciarvi, ma non è completamente pulita, direi. E fate attenzione perché avendo anche la giustizia al contrario, ci potrebbe essere una rottura di equilibri, vi dirò. Per qualcuno sì, che potrebbe essere il lasciare un lavoro tossico. Ho come la sensazione che qui cercheranno di farvi come una controproposta per farvi restare, però ad un certo punto arriverete a dover scegliere se, diciamo, soddisfare il vostro ex datore di lavoro o le persone che comunque vi chiedono un certo tipo di cosa, oppure se soddisfare quello che è la vostra soddisfazione personale. Tenete presente che con queste carte è come se a giugno non aveste possibilità di muovervi ehm, in modo regolare, in modo lineare, in modo trasparente. È come con questa, datemi una carta per la giustizia, perché è come se ci fosse o una rottura di un contratto o qualche tipo di movimento non proprio corretto da parte di qualcuno. La forza. Può essere che siate voi che dobbiate trovare la forza di staccarvi da questo tipo di tossicità lavorativa o per qualcuno ragazzi potrebbe anche essere familiare o magari non è il lavoro in sé ma sono solo dei colleghi all'interno del lavoro ed è ora di insomma trovare il coraggio per fare certi tagli. Ricordo che la giustizia è una di quelle carte che ha la spada, quindi taglia certi tipi di verità. Qui abbiamo una chiusura cicli, qui abbiamo un inizio cicli, ragazzi, quindi ho come la sensazione che andrete dritti verso la vostra meta. Vi sento solo un po' titubanti perché avete questo asso di bastoni al contrario che parla di qualcuno che non agisce tanto. In effetti poi avete un 2 di bastoni, è come se foste nella parte finale di giugno, in un momento dove dovete decidere da che parte andare, che cosa è più conveniente fare, diciamo a chi credere di più. Se queste due figure potessero, fossero per esempio dei clienti, con chi iniziare magari un contratto di esclusiva. Vi sento comunque andare avanti nel vostro percorso in modo molto determinato, soprattutto lasciandovi indietro quelli che sono i pesi e le aspettative degli altri. È come se ad un certo punto decideste di dire ok, adesso basta. Che ripeto, non è detto che sia basta con il lavoro, ma potrebbe anche essere basta con certi atteggiamenti che hanno i colleghi di lavoro. Ragazzi, per il resto non vedo né grosse entrate, ma neanche grosse uscite, se ve la devo dire tutta, quindi diciamo che le cose a livello economico potrebbero rimanere eh, abbastanza stabili. Potrebbe esserci una o due spese in più, diciamo, verso la metà di maggio, ma poca roba, niente di cui preoccuparsi, insomma. Andiamo a vedere con Osho che altro riesco a dirvi. Ecco, momento per momento e oltre le illusioni, bellissime carte. Allora, questa carta vi dice fondamentalmente di vivere nel qui e ora, di non pensare troppo al futuro, perché pensare troppo al futuro fa vivere nell'ansia e chi pensa troppo nel passato vive nella depressione. Quindi si tratta di portare avanti i vostri progetti passo dopo passo, momento dopo momento, pochito a pochito, come si dice, no? E poi abbiamo questa carta che è la carta del giudizio, ragazzi,
che in questo mazzo viene chiamato oltre le illusioni. È come se dovesse schiarirvi un pochettino le idee. Tenete presente che qui con questa luna e con i 7 di coppe ci sono parecchie proiezioni, probabilmente non sono neanche le vostre, sono le proiezioni degli altri, sono le aspettative degli altri. È come quando qualcuno vi dice: pensa come sarebbe bello arrivare a quel posto di lavoro lì, a quel livello lì, sarebbe proprio bello, e iniziano a mettervi in testa una cosa che, cioè, di cui a voi magari non interessa, però a furia di sentire le persone che ambiscono a quel posto di lavoro, a quel livello, ipotesi, potrebbe venirvi la voglia di puntare anche voi a quel livello, a quell'obiettivo. Ecco, è un po' l'andare oltre le illusioni della gente. E queste qui, il 10 di bastoni, veramente sono le aspettative che hanno gli altri nei vostri confronti. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le prossime energie future. Fatemelo sapere con un like, con un commento, un'iscrizione, una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Vi ringrazio anche di essere rimasti fino a qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici dello Scorpione, anche a voi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Se non sapete come unire questi oroscopi, sotto nella descrizione trovate il link ad un video che vi spiega proprio come farlo. È una guida, parla anche dell'ascendente, parla delle linee di tempo, insomma è interessante vedere quel video. Poi sempre nella descrizione trovate un altro link ad un video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, asso di bastoni, 6 di denari, 6 di coppe e il diavolo. C'è qualcuno qui che nel mese di giugno, perlomeno diciamo all'inizio del mese di giugno, con questo asso di bastoni, è come se non sapeste bene da che parte andare. Normalmente è un inizio l'asso di bastoni, è un'azione fatta con un certo tipo di intenzione, ma potrebbe anche rappresentare un incontro, in questo caso un incontro mancato, può essere proprio un incontro lavorativo, magari un cliente, magari un fornitore. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche questo bellissimo 6 di denari che ci parla di abbondanza, ci parla di equilibrio, ci parla di generosità, di contratti. Sì, è una carta che parla di equilibrio comunque e di prosperità. E poi la cosa interessante è che abbiamo un altro 6, un 6 di coppe questa volta, però girato al contrario. Come se ci fosse qualche cosa legato o al passato o a qualche tipo di sogno che un po' vi intrappola con questo diavolo. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, il giudizio e un 9 di coppe. È come se ci fosse qualche cosa che non vi riempie, qualcosa che manca. Può essere che veramente sia un mancato incontro, perché abbiamo anche la carta del giudizio, come se ci si aspettasse una telefonata, una notizia. Andiamo a vedere 6 di denari, 5 di coppe, datemi un'altra carta, 8 di bastoni. Ragazzi, io qui credo che allora c'è, come vi dicevo, un equilibrio, eventualmente anche un potenziale contratto con il 6 di denari, però è un po' come se vi dicessero fate attenzione perché non vi viene detto tutto, fate attenzione a controllare tutto in ogni minimo dettaglio per poi non rischiare di rimanerci male, di perdere un'occasione letteralmente. C'è qualche cosa che dovete leggere a fondo, perché qui con l'8 di bastoni al contrario la comunicazione potrebbe essere
non proprio fluida, non proprio cristallina, è come se vi omettessero qualche cosa. Quindi se dovete firmare un contratto, fate attenzione anche alle lettere in piccolo. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni al contrario e un 8 di denari al contrario. Ho come la sensazione, ragazzi, che non sarà esattamente il lavoro dei vostri sogni. Nel caso fosse un lavoro nuovo, nel caso fosse il lavoro che già avete, ci fossero dei contratti, non sarà esattamente come ve lo aspettavate. Ho come la sensazione che potrebbe anche non essere un lavoro quotidiano, potrebbe anche essere un lavoro freelance, ipotesi, dove vi gestite il tempo e le giornate, però ho come la sensazione che ehm, se magari all'inizio del contratto vi danno degli incentivi, vi danno insomma dei soldi per iniziare, ho come la sensazione che poi cammin facendo vi renderete conto che è difficile espandersi in questo settore, è difficile riuscire, mi viene a dire, a trovare una quotidianità da sogno. Cioè, datemi un'altra carta per questo 8 di pentacoli. Mm. Io credo che qui sarete portati a vedere oltre. Tenete presente che qui avete il diavolo, quindi può esserci un certo tipo di tossicità verso la fine di giugno, ma io credo che dipenda molto dal modo in cui voi vedete le cose. La carta della sacerdotessa è una carta che vi parla di intuito, di intuizione, di seguire quello che è il vostro intuito, quello che sono le vostre percezioni. È come se ci fosse qualche cosa che non torna intorno a questo tipo di accordo. Andiamo a vedere il diavolo. Mago e 9 di coppe. Cioè scusate, 9 di pentacoli. Un'altra carta per il diavolo, perché ragazzi qui ho come la sensazione Ehm, allora, il diavolo parla di ego, ok? Ehm, Ho come la sensazione che qui qualcuno vi spinga, un po' quello che dicevo prima, no? Come se vi mettessero in testa certe idee, e ho come la sensazione che qualcuno vi potrebbe spingere ehm, verso questo 9 di pentacoli al rovescio, cioè verso una dipendenza, che può essere una dipendenza lavorativa, quindi stare alle dipendenze di qualcuno, però avendo questo 8 di pentacoli al contrario, avendo il mago e avendo il re di spade, io sento che insomma la relazione potrebbe prendere un taglio non proprio sereno, non proprio felice, perché appunto avete anche questo diavolo. Il diavolo è l'ego, o siete intrappolati o sarete intrappolati nel vostro ego. mm, Può parlare di alcune dipendenze, visto che comunque c'è sia diavolo che l'8 di, scusate, il 9 di pentacoli al contrario, ma come la sensazione che qualcuno qui, più che dirigervi, vi obblighi verso certe strade. Perché appunto il diavolo è qualcuno o qualcosa che costringe, il mago è colui che manifesta, però abbiamo anche il re di spade che è colui che conduce, che guida in modo molto fermo, mettendo delle regole. Ho come la sensazione che mi parlano di ultimatum, è questa parola che ho sentito, quindi un po' come se fosse una sorta di prova. Interessante, fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Chi è o che cos'è questo diavolo per voi? Potrebbe anche essere un capo, una persona, rappresentare una sorta di tossicità, o comunque questa persona che ehm, tende a condurvi un po' troppo forzatamente. Ragazzi, per evitare di rimanere incastrati eventualmente, visto che qui avete anche il fante di spade, mi raccomando, se dovete firmare dei contratti, leggete tutto. Se non vi soddisfa il contratto in sé,
parlate, perché qui manca in realtà la comunicazione, parlate e comunicate quello che voi volete cambiare, perché poi rischiate di trovarvi incastrati in un lavoro che potrebbe non piacervi o nel fare delle cose inerenti a questo lavoro che davate, che non calcolavate, ecco. Andiamo a vedere con Osho che altro messaggio riesco a dirvi. Ecco, l'outsider è un 5 di denari e partecipazione. Allora ragazzi, sostanzialmente questa carta è una carta che parla di partecipazione appunto in grossi gruppi, normalmente potrebbero essere aziende veramente grosse, multinazionali, gruppi di lavoro ben ampli, dove in realtà la partecipazione è positiva. Che cosa succede poi però? Abbiamo un 5 di denari e se ci fate caso in questo mazzo il lucchetto è aperto, non so se si vede. Tecnicamente basta toglierlo e sfilare la catena e il cancello si apre. Quindi è un po' quello che sentivo qua, dovete togliere il lucchetto e il lucchetto potreste averlo nella bocca e far valere le vostre ragioni, ragazzi. Qui tecnicamente è solo una vostra sensazione di essere incastrati. Allora tenete presente che avete con questo gruppo di carte e il 5 di denari, per molte persone si parla di codipendenza, che non è più solo una dipendenza da un punto di vista di busta paga, ma è proprio una dipendenza da qualcun altro che vi dice cosa dovete fare, come dovete farlo, che non è il classico lavoro da dipendente dove il capo dice ho bisogno di questo e il dipendente lo fa, ma è proprio una dipendenza dall'approvazione dell'altro, dall'approvazione del capo. E vi dico così perché il 5 di denari è proprio una carta che parla di perdita di autonomia. Andiamo a vedere ancora una carta per... ok, ne sono uscite due. In viaggio e abbondanza. Siete in viaggio verso l'abbondanza, ragazzi, ma prima dovete tirare fuori i denti, mettere i vostri paletti, parlare, comunicare quello che vi va bene e quello che non vi va bene. Bene, cari amici dello Scorpione, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con una condivisione, con un commento, con la vostra iscrizione, con una donazione, ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Grazie anche di essere stati qui con me, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dei pesci. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse proprio risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. E se non sapete come unire questi oroscopi, trovate il link ad un video che è una guida, lo trovate sotto nella descrizione e vi spiega a partire da come trovare l'ascendente, alle linee di tempo, le decadi, spiega proprio tutto. Sempre nella descrizione trovate anche il link che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo da un bellissimo asso di denari, un fante di denari, wow, un 10 di spade, un 3 di denari e un cavaliere di denari. Tanti denari, devo dire, che per essere una lettura di lavoro non va male. Allora, ragazzi, nuovi inizi, asso di denari. Qui può essere che vi venga fatta un'offerta, può essere che vi facciano una proposta proprio lavorativa, un nuovo contratto, un nuovo progetto. Qualcosa di nuovo sta per nascere verso giugno, o perlomeno con questo asso di denari ci sono i presupposti per far crescere questo progetto, questo nuovo lavoro piuttosto che questo nuovo prodotto. C'è un fante di denari e sento che si tratta di applicarsi letteralmente in quello che è magari lo studio del mercato, piuttosto che le migliorie che si possono fare al prodotto, al tipo di servizio. Potrebbe anche essere una persona questo fante di denari e lo andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi. Abbiamo anche un 10 di spade e qui il 10 di spade, essendo un 10 appunto, è la chiusura di un ciclo. Qui avete l'inizio di un ciclo e la chiusura di un ciclo
E qui vedo che, ragazzi, potrebbero iniziare con questo 3 di denari delle collaborazioni, delle unioni, qualche progetto magari condiviso. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere l'asso di denari. Wow, abbiamo un altro asso di denari. Wow, è un 9 di pentacoli. Ragazzi, l'inizio di giugno potrebbero essere soldi in arrivo per qualcuno, eh? Soldi, eredità, premi, riconoscimenti inaspettati. O potrebbe anche essere l'inizio di una nuova attività autonoma per molti, un'attività indipendente. Andiamo a vedere il fante di denari. 3 di coppe e fante di spade. Ho come la sensazione che qui vi vogliano dire di non dare troppo retta alle voci che vi sono intorno. Potrebbero essere degli amici, potrebbero essere dei colleghi, potrebbero essere dei concorrenti anche. Però andate per la vostra strada, cercate di capire quello che il vostro istinto reputa giusto, quello che voi, diciamo, attenetevi alle informazioni che avete raccolto fino ad adesso. E qui ho come la sensazione che vi dicano non condividete niente, né il vostro sapere né i vostri risultati. Anzi, ho proprio la sensazione che tenderete con questo 3 di coppe al contrario quasi ad appartarvi verso metà giugno da certi personaggi. Non perché siano malvagi, ma perché sono distrazioni fondamentalmente. Andiamo a vedere il 10 di spade, perché il 10 di spade è come... Papa, guardate, regina di bastoni e re di bastoni. Ragazzi, qui contratti. Il Papa normalmente parla di matrimonio, parla di contratti ufficiali anche religiosi e poi qui abbiamo due figure dello stesso seme, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un'attività, di una collaborazione con magari il proprio partner o la propria partner o con un'anima gemella vicino a voi. Vi dico un'anima gemella perché secondo me le anime gemelle non sono solo romantiche, ma potrebbero anche essere degli amici piuttosto che dei familiari o dei colleghi di lavoro. Qui ho come la sensazione che a fine giugno, ragazzi, ci saranno nuovi contratti, qualcuno vi darà il giusto merito, vi darà il giusto valore, sarete riconosciuti, sarà come un ufficializzare qualche tipo di relazione lavorativa, quindi ripeto, se qui state cercando di capire come muovervi, qui sarà un qualche cosa di stabile. E tenete presente che comunque quando c'è il 10 di spade si parla di fine della sofferenza, si chiude un ciclo. Andiamo a vedere questo 3 di denari. Wow! Avete 9 di denari, 9 di coppe, due volte l'asso di denari, il Papa, bellissimo. Ragazzi, io sento che con questa collaborazione, con questo contratto, con questa nuova... magari non sarà neanche un contratto, magari è semplicemente, non lo so, un cliente che vi chiede un determinato tipo di prodotto, si trova bene e semplicemente decide di fare un contratto da qui a un anno, ipotesi. Fatemelo sapere poi nei commenti. E sta di fatto, ragazzi, che ci sono collaborazioni in vista, ci sono contratti, c'è la carta del sogno compiuto, quindi è come se ci fosse in questo mese di giugno un traguardo, l'inizio di qualche cosa di nuovo e la regolarizzazione con delle persone, appunto, contratti, riconoscimenti ufficiali, potrebbe essere anche un posto pubblico, potrebbe essere qualcuno che inizia ad avere un peso su un gruppo, ecco. E qui, ripeto, abbiamo la carta del sogno compiuto, la carta della regina di coppe che parla comunque di una persona che è arrivata ad un certo tipo di gradino, è una regina. Devo dire che verso giugno, giustamente se iniziate a fine maggio, inizio giugno, verso fine giugno le soddisfazioni, vi dirò, saranno più emotive che non proprio monetarie. Ehm, credo che per il soldo, a parte questi premi, questa abbondanza di inizio giugno, a fine giugno non dico che vi manchino, però è come se ehm,
probabilmente ci sarà da investire per questo nuovo progetto e quindi quelli che entrano non sono tanti quanti speravate, però ne entrano, soprattutto inizio mese ci sono come delle nuove opportunità, dei doni, dei regali dal cielo. Potrebbe anche essere che troviate dei soldi per terra, ipotesi. A me una volta è successo, ho trovato 50 euro. Va bene, cari amici dei pesci, andiamo a vedere ancora un messaggio di Osho, vediamo che cosa posso dirvi di più. Lo so, 50 euro non cambiano la vita, però cambiano la giornata. Qualcosa cambia. Andiamo a vedere due carte di Osho. Ragazzi, quando c'è l'asso di denari si parla anche di vincite al gioco. Guardate che carte che mi sono uscite. Trasformazione e oltre le illusioni, la morte e il giudizio. Ragazzi, qui si tratta veramente di fare un passo in avanti, di trasformare, di lasciare indietro vecchie abitudini, 10 di spade e l'arcano minore della morte, proprio per dare la possibilità a voi stessi di trasformarvi, di vedere oltre le illusioni, di vedere al di là di quello che è l'apparenza. È un po' come dire, voi qui state cercando di fare progetti magari nei prossimi 6 mesi, qua vi dicono guardate nei prossimi 5 anni, allungate il raggio d'azione. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!